da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un esordio doom metal con la giusta atmosfera, ma un po' troppo astratto per riuscire davvero a fare la differenza. Astrattismo in musica. Si può descrivere così Dimmelemmer, primo full-length di Enslangen. In effetti, questo gruppo è nato a Oslo nel 2009, ma che ha esordito sulla lunga distanza solo lo scorso 19 gennaio. Suona nella musica in cui è difficile trovare schemi ben precisi. Più che altro, l'obiettivo dei norvegesi è di evocare atmosfera, un compito che riesce loro abbastanza bene, seppur il loro astrattismo si rivela alla fine croce e delizia. Il genere scelto per rappresentare questa natura è un doom metal moderno, espanso, quasi del tutto strumentale. Rari sono infatti i vocalizzi, spesso più parlati che cantati, in norvegese, olandese e tedesco, lungo i quasi 56 minuti del disco. Più spesso a parlare è la chitarra di Arve, che disegna lunghe melodie su una base spesso espansa, ma che a tratti non ha paura di potenziarsi, fino a rasentare a livello di riff il death doom. Seppur siano presenti anche influssi più dilatati, che vanno dal post-rock al prog, passando per influssi stoner anni 60 e altri più sperimentali. Come già detto, è un genere molto astratto. Da un lato questo consente a Enslangen di evocare sensazioni molto penetranti, spesso oscure, un compito in cui i norvegesi si dimostrano davvero abili. Purtroppo però, dall'altro lato, la loro vocazione così atmosferica si rivela anche il loro difetto principale. Nel complesso, la musica di Nidhammer tende molto a scivolare addosso, lasciandosi pochissimo alle spalle dopo l'ascolto. Se come sottofondo è perfetto, specie per un'attività notturna in cui si ha bisogno di pace, anche dopo decine di ascolti c'è poco che rimanga in mente. L'unica che riesca ad avere in questo compito è Dasmer und die Sonne Nimher, uno dei pezzi più cupi del disco, grazie a riff graffianti e melodie ombrose. Al massimo possiamo citare diversi passaggi di Eight Glimt in Ifratim Kirtan Glennon Nostalgens Mystikes Slor, che coi suoi 23 minuti è un bacino pieno di buoni spunti e domina la scaletta con la sua impostazione quasi prog, molto variegata. Il resto però, come detto, incide molto meno, se non per qualche passaggio qua e là. Non che la qualità sia bassa, anzi, a un ascolto attento si sente che gli Enslangen sanno bene quel che fanno. Il problema è che all'interno della marea che hanno messo su disco spesso e volentieri ci si perde. Intendiamoci, è un perdersi di norma godibile. Tuttavia, Nidhammer è un album che ascolteresti se invece di un sottofondo desideri musica più significativa, da ascoltare con la mente accesa. È il grosso limite dei norvegesi, che è probabile debbano lavorare parecchio per rendere la propria musica più memorabile. Magari non ci riusciranno ai livelli dei migliori del metal atmosferico, ma le loro doti sembrano essere piuttosto interessanti. Non ci resta quindi che aspettare per vedere se in futuro gli Enslangen sapranno creare qualcosa che incida di più, invece di un album molto piacevole ma alla fine solo discreto come questo. Voto di Heavy Metal Heaven 71 su 100. La nostra settimana è al termine. Se la recensione ti è piaciuta, diccelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e cliccare la campanella per non perdere neppure uno dei contenuti pubblicati ogni pochi giorni. Puoi infine trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono in descrizione, ci vediamo la prossima volta.